Nel video precedente ti ho presentato la vita di Italo Svevo, questo grandissimo autore italiano, e ti ho presentato brevemente le sue opere principali. Nel video di oggi, invece, ti presento più nel dettaglio la sua opera più popolare, ovvero La coscienza di Zeno. Un'opera all'interno della quale è evidente l'influenza della psicoanalisi di Freud, alla quale Italo Svevo era molto interessato. Ti ricordo che siamo in un'epoca di grande crisi sociale, una crisi che si riflette anche nella vita dei singoli individui, quindi ci troviamo in un momento di grande irrequietudine individuale, di grande incertezza per il futuro e quindi emerge questa necessità di indagare la coscienza umana, di comprendere meglio il mondo interiore di ogni persona. E questa insicurezza dell'uomo contemporaneo si riflette decisamente nel carattere e nelle vicende del protagonista di quest'opera, che è Zeno Cosini. Zeno, che è anche l'io narrante dell'opera, è un personaggio che viene definito inetto, una persona incapace di prendere in mano la propria vita, una persona priva di direzione, costantemente indecisa, non sa mai che parte prendere, che cosa fare, come ottenere ciò che desidera. È una persona costantemente in balia del vizio del fumo, della propria indecisione, delle emozioni, dei propri dubbi e dei propri rimorsi. È quindi una persona incapace di realizzarsi e di concludere qualcosa. Il nostro protagonista si rende conto di vivere un forte disagio esistenziale e per questo si rivolge a uno psicoterapeuta, il dottor S, che gli consiglia di scrivere una sorta di autobiografia, ovvero di mettere per iscritto gli eventi salienti e più importanti della propria vita, perché questo gli permetterebbe di indagare il proprio mondo interiore, di comprendere e di comprendersi e di risolvere questo disagio. Zeno accetta di scrivere questa biografia e l'opera La coscienza di Zeno è proprio il risultato di questo suo lavoro di scrittura. Nella prefazione, quindi nella prima parte di questo libro, prende parola il dottor S, che è lo psicoterapeuta, che racconta un po' l'obiettivo di questa autobiografia, del perché ha consigliato a Zeno di scriverla, ma poi ci rivela una cosa. Ci rivela che a un certo punto della terapia Zeno decide di interrompere i suoi rapporti con lo psicoterapeuta e Zeno si dimostra decisamente scettico di fronte alla psicoterapia, dimostra anche astio verso il suo psicoterapeuta e quindi decide di interrompere la terapia. Per vendetta, il dottor S pubblica lo scritto di Zeno, del nostro protagonista. Nel preambolo, invece, prende parola Zeno, il nostro protagonista, che ci spiega e espone le difficoltà che ha avuto inizialmente nel ricordarsi alcuni eventi del suo passato, soprattutto quelli più lontani, e esprime le difficoltà di trovare quelle immagini, di ricordare quegli eventi e spiega un po' il suo approccio iniziale a questa terapia, a questa cura che gli è stata consigliata. I capitoli successivi si focalizzano ognuno su un aspetto della sua vita, o meglio, su un problema esistenziale che ha incontrato. E i titoli dei capitoli sono i seguenti: Il fumo, La morte del padre, Storia del mio matrimonio, La moglie e l'amante, Storia di un'associazione commerciale e Psicoanalisi. Nel capitolo intitolato Il fumo, Zeno parla del suo rapporto di odio e amore con il fumo. Si tratta di un vizio dal quale non riuscirà mai a liberarsi. Zeno è sempre stato un fumatore incallito, un grande fumatore e tante volte all'interno della sua agenda o sul calendario ha scritto ultima sigaretta,
ma quella sigaretta non è mai stata l'ultima. Ci sono state tante ultime sigarette e questo vizio da cui non riesce a uscire è una metafora della sua debolezza d'animo e anche della sua costante incertezza. Smetto o non smetto? Riuscirò a smettere? Importantissimo il capitolo intitolato La morte del padre, dove Zeno ci racconta il rapporto difficile che ha con suo papà, la malattia di quest'ultimo, il tentativo di un figlio di dimostrare al padre che vale qualcosa, che non è così inetto come tutti credono, il senso di inferiorità che Zeno spesso ha sia verso il padre ma anche nei confronti della borghesia triestina con cui entra in contatto. Ed è importantissima e molto simbolica la scena finale di questo capitolo. Sul punto di morte, il padre alza il braccio e Zeno sarà per tutta la vita tormentato da questo dubbio. Ma mio padre ha alzato il braccio per picchiarmi o per accarezzarmi per l'ultima volta? Nel capitolo Storia del mio matrimonio, Zeno comincia a raccontare il proprio rapporto con le donne. Inizialmente si capisce che non ha un rapporto maturo con le donne, spesso è un donnaiolo, gli piace sedurre le donne, ma poi decide di mettere la testa a posto e sposarsi e entra così in contatto con le sorelle Malfenti. Si innamora perdutamente di Ada, la sorella più bella, peccato che quest'ultima lo respinga e non abbia nessun interesse per lui e quindi Zeno finirà per sposare Augusta, la più bruttina delle sorelle, ma la più premurosa e la più matura probabilmente. Augusta ha quelle qualità che compensano un po' le mancanze di Zeno: l'affettuosità, la concretezza, la salute. Nel capitolo La moglie e l'amante invece vediamo uno Zeno che un po' insoddisfatto della propria vita matrimoniale intreccia una relazione clandestina con un'altra donna, ma in realtà si capisce che lui non è soddisfatto né di una relazione né nell'altra e quindi finisce comunque per essere insoddisfatto e incapace di trovare un equilibrio. Nel capitolo Storia di un'associazione commerciale vediamo uno Zeno che entra in società con Claudio, il marito di Ada, la sorella di cui Zeno era innamorato, e le capacità professionali di Claudio compensano l'inettitudine di Zeno. Peccato che, nonostante questo, l'attività fallisca e Zeno si trova di nuovo insoddisfatto e professionalmente solo, perché Claudio si suicida. In realtà la sua intenzione non era quella di suicidarsi veramente, voleva simulare un suicidio per ottenere un finanziamento dalla famiglia di sua moglie. Peccato che abbia sbagliato la dose e sia morto veramente. Zeno sarà travolto dalla tristezza e dal senso di colpa anche per quello che è successo. Nell'ultimo capitolo, intitolato Psicoanalisi, Zeno parla del suo rapporto con la psicoterapia e con il dottor S. Parla di questo percorso che ha concluso, anche se il suo stato di salute è molto ambiguo, e si dichiara guarito, dichiara di non aver più bisogno di questo percorso terapeutico e di avere una nuova prospettiva sulla vita. L'opera si conclude con una riflessione molto profonda e anche pessimista da parte di Zeno. Lui dichiara infatti di essersi reso conto che il malessere e la sofferenza sono insiti all'interno dell'essere umano e questa società contemporanea che si basa sulla sete di denaro, di successo e di potere non fa altro che peggiorare questo malessere e non permette all'uomo, alle persone, di ottenere veramente ciò che desiderano nell'anima. Questo è il contenuto dell'opera, La coscienza di Zeno. Quali sono le caratteristiche di questo personaggio così innovativo e così anche ambiguo? Beh, l'abbiamo già detto 1000 volte, la prima caratteristica e la più evidente è la sua inettitudine. Una persona che è definita inetta perché è incapace di prendere in mano la propria vita, di ottenere qualcosa, di realizzarsi, di decidere da solo che cosa fare.
È un personaggio letterario decisamente non attendibile, costantemente indeciso, costantemente preso da emozioni o da pensieri e da voli pindarici nella propria testa, quindi non è credibile e non è attendibile. Spesso neanche lui è sicuro di quello che sta dicendo o pensando, anzi non lo è quasi mai, mette in dubbio se stesso moltissimo. È un personaggio però estremamente autoironico e forse anche una sua forma di difesa, dalla sua inettitudine, dai suoi insuccessi, dalla sua sofferenza, e l'autoironia è una caratteristica molto evidente di questo personaggio. Si prende in giro costantemente. Per esempio quando racconta le prime sigarette con gli amici, che ne fumava talmente tante da non riuscire nemmeno a respirare, o il suo approccio a Ada e il rifiuto e quindi i tentativi di approcciare le varie sorelle. Leggere quel capitolo rende proprio evidente l'autoironia di Zeno, ma allo stesso tempo è anche un personaggio decisamente disilluso e pessimista, e questo pessimismo culmina proprio nelle righe finali dell'opera. Bene, questo è tutto ciò che volevo raccontarti di quest'opera straordinaria. Conoscevi già l'opera La coscienza di Zeno? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre ti ringrazio tanto per la tua fiducia e per la tua attenzione. Qui trovi la playlist con tutti i video di letteratura che ho pubblicato finora. Abbiamo parlato di Carlo Goldoni, di Pirandello, di Italo Calvino e adesso anche di Italo Svevo. Li trovi tutti qua. Grazie e ci vediamo al prossimo video.